Lover, you're a vapor, chasing an evasive rest. Lover, you're the melody I can't get out of my head. Lover, you're the ember, a face fixed in every step. Lover, you're the memory I can't get out of my bed. Oh, it happened so soon. The sea and the moon, weaving the darkness with the light. The sea played its tune to reason the moves, but it fell far, far, far. Lover, you're a cancer, a strain equipped for second death. But lover, you're my remedy, and I can't get you out of my head. Ciao amici, ciao a tutti. È da un po' che non ci vediamo via YouTube. In questo video parleremo di un bug che ha trovato Davide FPV sull'Avata, parleremo del Remote ID sul DJI Mini 3 e parleremo ancora di tanto altro come i filtri ultra wide della Freeware e una bella uscita che ho fatto con gli amici di Roma. Dai, vediamo insieme. Insomma, come vi dicevo, vi invito a guardare il video di Davide FPV in cui parla di un bug sul DJI Avata riguardante appunto la trasmissione radio. Lui che cosa fa? Fa volare il drone in un posto veramente con tanti ostacoli, quindi con molti muri che riescono ad ostacolare il segnale radio, e lo porta fino a che la velocità quindi dello streaming video non si abbassa a circa 1 megabit al secondo. Probabilmente molti di voi hanno già visto qualche altro mio video, soprattutto quello in cui parlavo della trasmissione dell'Absan, in cui ho spiegato come funziona il trasporto dei dati via radio. Benissimo, vi riassumo molto velocemente. La larghezza di banda può variare dai 40 MHz fino ai 10 MHz nel caso dell'OcuSync 3 e la larghezza di banda non è altro che quel flusso, quel tubo entro il quale passa il video, lo streaming dei video e tanti altri dati, insomma. Nel caso dei 40 MHz si può trasportare un video fino a 50 megabit per secondo. Man mano che la larghezza di banda si restringe, ovviamente la velocità e così anche la latenza del video diminuiscono. Quindi nel caso in cui Davide ha fatto volare l'Avata fino ad arrivare a circa 1 megabit
megabit per secondo, vuol dire che sicuramente la larghezza di banda era arrivata a 10 MHz e che addirittura c'erano dei disturbi tali da far scendere ancora di più la velocità dello streaming video. Ed ecco qui qual è stato il bug. Lui si è accorto che quando una volta arrivato ad 1 megabit al secondo, lui voleva ritornare indietro per recuperare banda e quindi per poter recuperare il segnale. In realtà i megabit al secondo non sono mai saliti oltre i 10 megabit al secondo. Questo significa che la larghezza di banda, secondo come sembrava dai goggles, da quello che vedeva, la larghezza di banda in realtà rimaneva ferma intorno ai 10 MHz. In realtà io avevo già osservato un bug di questo tipo, in particolare quando si utilizzava la canalizzazione fissa sulla Avata e quindi non quella automatica di spostamento del canale, e in particolare mi ero accorto che in realtà la larghezza di banda si allargava, quindi faceva la sua modifica di aumentare, passare dai 10 MHz ai 20 MHz, ma il trasporto che c'era all'interno sembrava inferiore, non perché non fosse assimilabile a quello dei 20 megabit, 30 megabit o 40 megabit, ma perché c'era qualcosa di strano che non andava. Avevo già contattato DJI, ma questa volta con più forza l'abbiamo contattata, facendo anche osservare che Davide l'aveva riscontrato in campo aperto, quindi non in laboratorio. In più Davide si è accorto che anche la guida del drone e ciò che osservava negli occhiali era un po' scattoso, c'era qualcosa che non andava, come se l'Avata fosse entrato in uno stato molto particolare. Così abbiamo scritto a DJI, Davide ha scaricato i file di log dal suo drone e l'abbiamo inviato. Ora siamo in attesa di un verdetto, vedremo che cosa ci dirà DJI. Visto che stiamo parlando di radiofrequenza e di DJI, vi dico che ho riprovato nuovamente a vedere se il DJI Mini 3 Pro inviasse i dati del Remote ID e non li sta inviando più. Questo probabilmente è accaduto dopo l'ultimo firmware in cui la DJI ha abilitato il Remote ID per gli americani, perché lì è obbligatorio, i droni da 250 grammi anche inferiori devono trasmettere il Remote ID. Invece, poiché in Italia, in Europa, i droni con sub 250 grammi non sono obbligati a trasmettere il Remote ID, la DJI ha deciso di disabilitare questa funzione. Ho scritto alla DJI per chiedere se ci fosse la possibilità di dare opzionale la possibilità di abilitarlo. Io ritengo che è vero che molti sono preoccupati per la privacy, ma la trasmissione del Remote ID e la possibilità di osservare la posizione del proprio drone su uno smartphone sia abbastanza importante, in particolare quando ci sono eventi, quando ci sono delle riunioni di dronisti tutti insieme che volano con il loro drone. Come dicevo appunto durante manifestazioni o incontri di dronisti, tant'è che mi sarebbe piaciuto tenere attivo il Remote ID proprio in occasione dell'uscita che c'è stata ultimamente con gli amici dronisti di Roma, e in cui c'eravamo addirittura in 3 con il DJI Mini 3, c'erano 2 Avata e sarebbe stato bello poter vedere su una mappa dove volavamo. Noi ci dicevamo l'altezza per stare ad altezze differenti e non scontrarci, però ovviamente sarebbe stato molto meglio avere degli avvisi di tipo diverso. Poi te la monti come te pare. Togli l'audio, grazie. Dai, ci fa piacere. In particolare devi riprendere quando ho chiesto: ma ragazzi, abbiamo visto? Che stiamo vedendo? Siamo visti noi, dai. Questa è la villa romana. Siamo alla parte pubblicazione. Questa è la villa romana che ha scelto Silvio. Quindi tutta colpa di Silvio? Zoom su Silvio, zoom a piedi su Silvio. Purtroppo sì, me ne prendo la responsabilità. Aspetta che di là c'è il Il sole. è bello però, dai. Senza volerlo sono salito a 13 metri, quindi occhio. Ed ecco qua 4 adulti che giocano. E moglie. Saluta moglie. Occhio perché sta tornando in automatico che ci ha perso il segnale. No, dai. Ma il 3? Ma quando sei andato lontano?
Uno sta lì praticamente, mica il tuo. Cioè, lì dove, scusa, possiamo riandarci con questo? Guarda dove sta. Quanto era lontano? 500 rotti. Guarda, guarda, mo ci andiamo. Quanto eri alto? 39 metri, sta tornando. Ok, mo ci andiamo nello stesso posto. Da che lato? Verso di là, no? Là. Ma in mezzo a mare o... Migliaia di euro in tecnologia buttati Però eri andato verso di là. sul sagrato qua. Guarda, ci sto andando. Ecco i dronisti stanchi. Questo passo si va per lungo. Che fate qua? Oh? Stiamo consultando i lavori, del salto. Ah, le precedenti trasferte. Volo Vulos, Perché vero? siamo persone che in certo, Bullos certo. fanno sempre delle evoluzioni. Certo. Quella sulla nostra testa, guarda. Cosa ci è? Come 500. Bella giornata oggi insieme agli amici di Dronisti di Roma. Manca uno là in fondo, ma... Il penultimo, è l'ultimo. Ecco, Silvio, alza una mano. Siamo in chiusura. Ciao. Ultima informazione di questo video è riguardante i filtri della Freewell Ultra Wide. In un altro video vi ho parlato dei filtri anamorfici, mi sono piaciuti, si aveva effettivamente una differenza nel video, mentre invece per il filtro Ultra Wide ho riscontrato moltissime difficoltà nel mettere a fuoco la camera. Ho scritto alla Freewell e mi hanno detto che su qualche DJI Mini 3 effettivamente su qualche DJI Mini 3 effettivamente c'è questa problematica di non riuscire a mettere bene a fuoco. Ho fatto alcune prove sia con la messa a fuoco automatica che con la messa a fuoco manuale, che poi non è altro che mettere ad infinito l'obiettivo del DJI Mini 3, e purtroppo, come vedete da queste immagini che vi faccio vedere ora, non c'è verso, ci sono sempre dei punti in cui non è bene a fuoco, quindi direi che il filtro ultra wide io personalmente non lo utilizzerò, almeno con il mio DJI Mini 3. Wanyu sot sot. Ciao a tutti.